questa lezione iniziamo quel percorso che ci condurrà all'interno della filosofia classica e quindi iniziamo un po' una sorta di seconda parte del corso di storia della filosofia antica. Abbiamo visto e analizzato ampiamente i presocratici nelle lezioni precedenti, adesso invece ci caliamo, potremmo dire, nel cuore della storia della filosofia antica, e cioè analizzando da questa lezione fino alle prossime lezioni 3 filosofi principali: Socrate, Platone e Aristotele, che sono, potremmo dire, i 3 pilastri della storia della filosofia antica. Ed è curioso notare che proprio questi 3 pilastri sono anche nello stesso tempo e al contempo legati tra loro, legati da rapporti umani. Socrate sarà maestro di Platone e Platone sarà proprio maestro di Aristotele. Socrate è il primo personaggio che affrontiamo, è la prima figura filosofica di riferimento e probabilmente anche quella più rilevante da un certo punto di vista. Socrate, così nella sintesi in cui ci addentreremo, che è la sintesi non classica di Giovanni Reale, ma ho voluto sintetizzare, mettere giusto i punti fondamentali. E quindi vi ho messo una sintesi della professoressa Cappuccino, penso sia comunque molto buona per mettere in evidenza i punti fondamentali di questo pensatore, che analizzeremo in queste 2 lezioni. Socrate, e così si titola il primo paragrafo, è un uomo di Atene. Cosa vuol dire un uomo di Atene? La tradizione lo vuole figlio di una levatrice, figlio di una madre levatrice, figlio di un padre scultore, artigiano. E quindi è un personaggio di Atene, un cittadino di Atene abituato a vivere a contatto con la polis, a contatto con la propria città natale. Ma non solo, sarà anche soldato. Quindi Socrate è già una figura particolare, perché è un soldato, combatte per Atene, combatte in varie battaglie, salva la vita addirittura di Alcibiade, un uomo politico molto importante ad Atene. E quindi Socrate è una figura già di partenza, poliedrica, con 1000 aspetti, con 1000 sfaccettature, molto interessante. E così lo devono aver visto proprio i suoi discepoli. Socrate è l'iniziatore di un tipo di filosofia particolare, perché Socrate è diventato uno dei più grandi filosofi dell'Occidente senza mai scrivere neanche una riga, non scrisse mai nulla. E questo tipo di atteggiamento filosofico prende il nome di agrafia. Anche Pitagora non scrisse nulla, ma si differenzia dalla grafia, dal greco antico agraphos, non scrivere la propria filosofia, alfa privativo, graphos, scrivere. Pitagora non scrive per motivi legati a una religione esoterica. Socrate non scrive perché pensava che la filosofia, l'unico modo per fare filosofia, fosse quello di parlare, comunicare alle persone. Socrate è una figura che crea molti dubbi all'interno della città e spacca Atene, la città di Atene, in 2 fazioni. I giovani, che saranno affascinati dalla figura di Socrate, perché dentro un'Atene ormai corrotta, ormai dedita ai vizi, senza più valori, che sta perdendo la guerra contro Sparta, perché è proprio il periodo della guerra del Peloponneso, in cui Atene si scontra con gli Spartani e vedremo che perderà la guerra, quindi la disfatta di Atene. Davanti a questa disfatta i giovani cercano una speranza e la trovano in Socrate, si abbandonano all'insegnamento di Socrate. Mentre gli anziani, quelli più corrotti, quelli che erano abituati ormai alla corruzione della città, vedono in Socrate una minaccia. Socrate esorta alla giustizia, esorta ad abbandonare comportamenti scorretti. E questo non piace a questi personaggi della vecchia politica. E quindi sia i suoi allievi, sia i più giovani, sia i vecchi che lo vedono in maniera ostile, iniziano a scrivere su di lui, iniziano a scrivere delle opere su di lui e ne vengono prodotte veramente centinaia e centinaia anche dopo la sua morte, che prendono il nome di Logoi Socraticoi, cioè dal greco antico discorsi su Socrate, in cui Socrate è vero e proprio protagonista di questi discorsi. E ce ne giungono da Aristofano, un suo grande nemico, da Senofonte, che fu un suo allievo e uno storico, ma sicuramente i più incisivi, quelli che ci parleranno della filosofia vera e propria di Socrate, saranno quelli che ci vengono tramandati con Platone, che analizzeremo appunto quando avremo modo di analizzare la figura di Platone. E quindi Socrate inizia ad essere avvistato, si dice, come un komodiumenos,
cioè come un personaggio della satira politica, è offeso perché di brutto aspetto, viene associato ai sofisti, cioè agli stranieri, quindi come una figura ostile, voleva usurpare il potere della città, e vengono proposte invettive contro di lui per anni e anni, ma Socrate continua imperterrito a distruggere i propri allievi fino al processo. Nel 399 è citato da alcuni suoi avversari, Mileto, Anito, che lo portano in tribunale con 3 accuse principali. Non riconosce gli dei, introduce nuove divinità all'interno della città, corrompe i giovani, li addestra contro gli anziani della città. Contro queste 3 accuse Socrate non si difenderà e verrà condannato a morte. Addirittura quando gli sarà proposta di scegliere lui una condanna alternativa, lui proporrà in tono aspro e ironico di essere mantenuto a spese dello Stato, cosa che ovviamente gli sarà rifiutata, che lo porterà alla condanna a morte. Quindi in questa prima lezione non voglio addentrarmi all'interno della filosofia di Socrate, che analizzeremo nel dettaglio nelle prossime lezioni, ma ho voluto delineare un profilo di questo personaggio e di come avesse spaccato veramente la città in 2, seppure la cosa ironica è che non scrisse mai neanche una riga, e quindi riuscì attraverso il dialogo, attraverso la sua presenza, a diventare un vero e proprio simbolo di riferimento di una città che era sempre più in crisi e che dopo la morte di Socrate nel 399 assisterà a una vera e propria disfatta. All'interno del PDF troverete anche varie curiosità aggiuntive se vi interessa sapere, ma questa è la prima parte su Socrate. Nella seconda puntata analizzeremo proprio la sua filosofia, quindi non perdetela la prossima settimana. Per ora vi ringrazio e ci sentiamo prossimo martedì.